Amici, è la sera del 30 dicembre 2021 e siamo appena arrivati alla prima tappa del nostro viaggio di fine anno. Abbiamo deciso di salutare l'arrivo del 2022 in Friuli e qui siamo all'area attrezzata di Gemona. Visto che il centro della cittadina è proprio qui sopra, facciamo subito 4 passi per visitarlo con il buio, in modo da goderci i suoi angoli più romantici. Vista l'ora e dato che non abbiamo voglia di spignettare in camper, entriamo in una pizzeria per asporto. La simpatia solare del personale ci conquista subito ed essendoci nella sala un tavolino libero ci accomodiamo per mangiarla lì la pizza, facendo anche qualche risata in compagnia dei proprietari. È molto suggestivo scoprire che diversi punti del centro sono stati rivestiti e decorati con creazioni fatte di mattonelle di filo colorato e lavorato all'uncinetto, realizzate a mano da tantissime appassionate uncinettine. Tra tutte, davvero spettacolari sono il magnifico albero e la grande palla alta 4 metri, allestiti presso la loggia di Palazzo Botton. Poi cominciò da tutte parti un grido tale che il maestro un verso messi fero dicendo non dubbitar mentre io ti guido. Gloria in excelsis tutti Deo. Buongiorno, dormito molto bene questa notte senza alcun disturbo, il posto è davvero tranquillo. Adesso andiamo subito in centro, ma più tardi vi facciamo vedere i servizi disponibili nel parcheggio attrezzato. È bravissima questa signora a farlo. All'uncinetto? L'uncinetto è una cosa che è la mia passione anche di questo lavoro qua. Lo apprezzi questo? Moltissimo, stupendo. All'ufficio turistico una gentilissima impiegata ci ha dato parecchi consigli per la visita di Gemona e ci ha lasciato diverso materiale informativo. Per prima cosa entriamo alla mostra fotografica dal titolo 1976 frammenti di memoria, che si trova proprio dall'altra parte della strada e che ricorda i tragici eventi sismici che hanno portato morte e distruzione di tanta parte del Friuli, ma anche la colossale quanto silenziosa opera di ricostruzione che porta grande onore al popolo friulano e ai tanti che l'hanno aiutato fattivamente. Il terremoto che il 6 maggio del 1976 colpì alle 21 il Friuli, preceduto un minuto prima da una scossa di sesto grado, ebbe un'intensità di 6,5 gradi Richter, pari all'8° decimo grado della scala Mercalli. La durata fu di 57 secondi. L'epicentro venne identificato sotto il monte San Simeone. L'11 settembre 1976 la Terra tremò di nuovo con 2 scosse che superarono i 7,5 e gli 8 gradi della scala Mercalli, seguite il 15 settembre da altri sommovimenti.
crocifisso fatto con i chiodi dei tetti delle case che sono state distrutte dal terremoto. Dal 6 maggio del 1976 diverse tra le più alte cariche dello Stato hanno fatto visita al Friuli terremotato e a Gemona in particolare. Tante persone hanno aiutato queste popolazioni rendendoci fieri della forza per ricostruire dove era e come era. Per l'efficienza nell'emergenza, per la gestione e per l'organizzazione si usa oggi, in caso di calamità naturali, il termine modello Friuli. Usciti dalla mostra con la coscienza che naspe invano per farsi una ragione della tragedia capitata proprio qui 45 anni fa, che subito facciamo un incontro un po' enigmatico e che ci distoglie dai pensieri tristi e ci preannuncia un gustoso futuro molto prossimo. Passare almeno fra 10 minuti, un quarto d'ora che cominciano a fare. Così, intanto che aspettiamo i 10 minuti come ci ha chiesto il signor Ciro, un personaggio a dir poco fantastico, ne approfittiamo per farci un selfie dentro la grande palla di Natale fatta all'uncinetto. Che tipo di farina è? Questo è un vitro, sarebbe un cinquantino perché è una pannocchia piccola, no? È grezzo, che c'è anche un po' di crusca dentro. Vedo che c'è da cosa vicino lì. Va bene. Di dove siete voi? Di Padova. Di Padova. La fate bianca? No, qui si fa la gialla a me. Il mio nipotino che 10 mesi è nato per la polenta. Sì. Mamma mia. Perché sia farla piccola che grande ci va sempre quel tempo. Viene 50 kg di polenta. Però la mano c'è, bisogna dire. Niente paura, niente paura. Vai di là che... Chiappa di là come me. Complimenti, applauso. Questi i biscotti di una volta. Spacca. Intanto che Ciro prepara la polenta, dalla cucina dell'osteria Pane Salam, che ha organizzato la festa di fine anno, stanno uscendo pietanze e salse di tutti i tipi, spezzatino, baccalà, salame, funghi, salsa ai formaggi e altro ancora, tutto da accompagnare alla polenta. Noi ci accomodiamo all'interno del locale e facciamo 2 giri a riempire il piatto. Tutto gentilmente offerto dalla casa. Abbiamo pagato solamente i 2 calici di vino rosso, 2 a testa intendo, e 2 caffè, scontrino di 7,80 €. Sì, dobbiamo andare anche noi, visto che l'hai fatta con Paolo. Voglio che la fai anche con me la foto del selfie perché porta fortuna. Ma da quanto tempo è che fai la polenta? Prego.
Da quanto tempo fai la polenta? Dal 1980 ho cominciato. Dall'80. Ma la fai per i ristoranti così o... Dove mi chiamano vado a farla, dopo per le sagre, quasi tutte. Bene, bello così. Ah, qui tutte le sagre della zona qua? Sì, ma anche vado dove mi chiamano. Come oggi erano di Bergamo, uno che mi ha mostrato la foto che fanno la polenta, mi ha detto facciamo un gemellaggio, no? Gli ho detto, io vengo via a Bergamo a farlo. Sono stato in Francia, in Svizzera, in Germania. La conoscono loro, sì, la polenta? In Austria, dopo in Slovenia, giù fino a Salerno sono stato con la polenta. Ma la conoscono giù la polenta, sì? Sì, a lei? ma più o meno anche in Africa la fanno, ma però in un'altra maniera. Un'altra maniera? Con altri mais, Sì. altre cose. Quello che hanno loro? Quello che hanno loro? Sì. Bene, dai. Ok, grazie, auguri, buon anno. Buon anno anche a voi. Il Duomo di Santa Maria Assunta fu costruito sull'area di una precedente chiesa tra il 1290 e il 1337. Sulla destra della facciata spicca l'enorme statua di San Cristoforo, alta 7 metri, intagliata in 6 blocchi di pietra e realizzata tra il 1331 e il 1332. La facciata è ornata anche da 3 rosoni, di cui quello centrale fu realizzato a Venezia nel 1336. Al centro, sotto il grande rosone, vi è la Galleria dell'Epifania, costituita da 9 statue che rappresentano i Re Magi. A sinistra del Duomo si innalza il campanile terminato nel 1369. La struttura, alta circa 50 metri, è costruita con pietre squadrate e culmina con una cuspide in cotto. L'aula del Duomo si sviluppa su 3 navate, scandite da alti archi gotici, ed ha una spiccata verticalità. La duplice fila del colonnato, realizzata nel 1461, è rimasta inclinata come l'ha lasciata il terremoto del 76. Nella prima cappella della navata destra troviamo il crocifisso quattrocentesco, estratto dalle macerie del terremoto ed irrimediabilmente mutilato. Ora è divenuto il simbolo della distruzione e della rinascita di Gemona. Addossata alla prima colonna della navata sinistra si trova una campana del 1423, salvata da molte traversie, chiamata Campana di Dante perché riporta la prima terzina dell'ultimo canto del Paradiso della Divina Commedia. Numerose altre opere d'arte e dipinti, risalenti per lo più al XVI secolo, attribuiscono al Duomo di Gemona grande interesse storico ed artistico. L'organo è opera di Francesco d'Arci da Venezia, datato 1774. L'intero Duomo ora è sostenuto da una grande ossatura in acciaio e cemento armato completamente nascosto. Uscendo da Porta Udine, unica porta rimasta delle 7 che si aprivano nella terza cerchia di mura che cingevano la città, andiamo a vedere gli antichi lavatoi del Glemine e la relativa cascatella, che si trovano poco più giù sul fianco della strada in galleria.
Il castello di Gemona sorge appena al di sopra dell'antico centro storico, sulla cima di un colle strapiombante verso la vallata e da dove la vista spazia a 360 gradi. Il maniero fu un presidio di importanza capitale come guardia allo sbocco verso la pianura friulana, perché si trovava alla convergenza di due importanti strade. Il castello subì gravi danni durante un terremoto del 1511, ma è andato distrutto con il sisma del 76. Purtroppo, a causa dei lavori di ristrutturazione ancora in corso, non è possibile avvicinarsi. Intanto però sono stati riaperti i giardini pubblici dove dal 2010 si svolgono durante i mesi estivi eventi musicali, culturali e teatrali. Ed eccoci sulla scalinata di accesso a quella che era la chiesa della Madonna delle Grazie. Accanto alla chiesa, consacrata nel 1498, sorgeva un convento francescano. A seguito dei terremoti del 1976 il convento fu distrutto e la chiesa ridotta ad un rudere. Non essendovi la possibilità di ricostruirla utilizzando i materiali originali, si è preferito mantenerla e valorizzarla nello stato in cui l'ha lasciata il sisma, proprio per testimoniare la catastrofica entità dei danni causati dal terremoto. Proprio da questo sito parte il percorso ideale del progetto La Divina Gemona 700 passi con Dante, promosso dal comune per commemorare i 700 anni dalla morte del sommo poeta, avvenuta il 14 settembre del 1321. Il progetto si sviluppa a partire dalla preziosa campana fusa a Gemona nel 1423 per commemorare il primo centenario della morte di Dante e che abbiamo visto all'interno del Duomo. Il percorso attraversa la città partendo da Santa Maria delle Grazie, con le tappe principali al Duomo e il Castello, dove abbiamo visto le installazioni sonore. Nella Divina Commedia la redenzione spirituale di Dante si snoda tra inferno, purgatorio e paradiso. Nel percorso gemonese si va dalla distruzione compiuta del terremoto alla rinascita della città, che ha trovato nella ricostruzione la propria dimensione di salvezza. Ci resta da visitare il convento di Sant'Antonio, ma visto che la chiesa aprirà più tardi, scendiamo intanto a vedere il nostro camper. Siamo in un ampio parcheggio pianeggiante illuminato vicino al centro storico e panoramico. In un angolo è presente un funzionale impianto di carico e scarico con sistema di autolavaggio. Per lo scarico della cassetta è prevista un'apposita colonnina. Sono presenti le canne in gomma per l'acqua potabile e per i lavaggi. Il tutto è completamente gratuito. A 100 anni dalla sua inaugurazione, nel 2021 è stata restaurata la statua di Dante Alighieri, che campeggia sotto il santuario di Sant'Antonio da Padova, dando così ancora maggiori contenuti al progetto La Divina Gemona 700 passi con Dante. Tra gli edifici religiosi più importanti di Gemona del Friuli c'è il santuario di Sant'Antonio, che risulta essere il più antico luogo di culto dedicato al Santo dei Miracoli, il quale nel 1227, durante il suo soggiorno a Gemona, aveva fatto edificare una cappella in onore della Vergine Annunziata. Da questo piccolo edificio, i cui resti sono ben visibili all'interno della chiesa ricostruita dopo il 1976, prese vita il santuario primitivo risalente allo stesso anno della morte del santo, nel 1231, e consacrato il 15 marzo 1248, dunque alcuni anni prima dell'inaugurazione della celebre Basilica Antoniana di Padova. Scoperta sconvolgente per me che sono di Padova. I found a star in you, always guiding me to where my words are true. I've